Giorno 3 dei mondiali di Cortina 2021 presentati da Telepass. E la parola perfetta per parlare di oggi è vulcano. Vulcano che sonnecchia, che come una pentola piena di zuppa di fagioli borbotta in attesa sopra ad un fornello eternamente acceso. Come un fuoco d'artificio, accendi la miccia e parte verso l'alto in una pioggia di stelle filanti che poi ricadranno sul versante e copriranno la montagna. Ecco, appunto, questa notte sul cielo di Cortina è proseguita ininterrotta, silente ed elegante una grande nevicata. Fiocchi grossi, grossissimi, spessi come se fossero d'avena e pungenti come se fossero di sale, che dalle Dolomiti prendono colore e diventano sale rosa, il sale più pregiato. Vulcano, abbiamo detto, e vulcano sia. Aaron Hector Schmidt nacque a Trieste nel 1861 in via dell'Acquedotto, e sempre di acqua è fatta la neve. Trieste allora non era ancora Italia, che l'Italia sapeva ancora da farla, ed era ancora Austria, la terra dei baffoni a ricciolo. E mentre Trieste diventava italiana, lo faceva anche il suo nome d'arte, vale a capire questi artisti, che divenne prima Ettore Schmidt, poi Ettore Samigli e poi infine Italo Svevo. Poeta d'Italia, stupore del mondo, Ettore Italo una volta ebbe a dire: «Ogni volta che vedo una montagna mi aspetto che si trasformi in un vulcano». Eccoci allora alle pendici del vulcano di Cortina. Ogni montagna può diventare vulcano, per la sua forma, per come la natura ha deciso di far cantiere e di tirarla su, quella montagna, ma anche per la forza degli elementi che la governano. Montagna è tutto quello che non si piega e non si governa. Montagna è quel che la montagna stessa decide di essere, e nulla mai le farà cambiare idea. Siamo alla metà della prima settimana di gare ai Mondiali di Cortina 2021 e i soli sci che abbiamo visto sul pendio sono le punte di quelli di Marta Bassino, rimasti appesi al cancelletto come un uomo che a San Valentino ha preso un 2 di picche aspettando da solo al tavolo il suo appuntamento al buio. Ma il bello della montagna è che le vive dentro un vulcano, pronto sempre ad eruttare, e sotto la roccia eterna, che sembra priva di emozione, batte invece un cuore caldo, come quello del tortino al cioccolato. Se ci spostiamo invece in città, sempre di vulcano parliamo. Perché gli atleti, per gli allenatori, gli ski man, gli organizzatori, tutti qui è come se fosse l'acqua della pasta che sta quasi per bollire. Se continui a guardarla, manca sempre solo un grado, ma appena distogli lo sguardo ti tracima dalla pentola. Vulcano a monte, vulcano a valle. L'ora è imminente, questa volta senza sorprese. 0 gare oggi. Mezzi impegnati a gestire come in un Tetris gigante i metri cubi di cenere bianca eruttati nella notte. Arriva il gelo da domani, avrebbe detto il mitico colonnello Giuliacci. Il freddo che congelerà il mercurio nei termometri e la neve sulla pista. E da domani sarà gare su gare su gare. Un giovedì super gigantissimo, doppio appuntamento con la velocità, giusto il tempo di un caffè nel mezzo. E da domani, che nello sport la sola cosa che conta è il domani, anche noi parleremo di sci, di tempi e di medaglie. E chiudiamo allora raccontandovi del vulcano numero 3, quello degli atleti, perché il muscolo più allenato che deve avere un campione è il cervello. È un equilibrio delicato, sfiancante, che brucia la giornata come se il tempo andasse al rallentatore. Bisogna riuscire a comprimere tutta l'energia che si ha dentro 1 minuto e mezzo la mattina, più un altro 1 minuto e mezzo nel pomeriggio. Le restanti 12 ore, che qui si sono fatte un po' di più, sono attesa, con il desiderio di andare in pista e l'impossibilità di farlo. Questo è decisamente più faticoso di quanto non lo sia fare un giorno intero di allenamenti durissimi, in cui continui a salire e scendere dalla montagna. È una fatica diversa per gli atleti, più complicata e decisamente meno liberatoria, come se si avesse un vulcano dentro che spinge per uscire. Io sono Jacopo Pozzi, la parola del giorno è sicuramente vulcano, anzi vulcani, e da domani, con il doppio Super G, la montagna sarà pronta ad eruttare.